Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Giustizia e diavolo, ragazzi. Mm. O si regolarizza qualche cosa con questa giustizia, perché avendo anche il diavolo è come se ci fosse qualcosa che vi costringe, qualcosa che vi condiziona, che vi blocca anche un po', se vogliamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, e dopodiché trovate anche il link al seminario del corso di approfondimento. Scusate, trovate il link al video del seminario di approfondimento sulle famiglie reali, che si terrà all'inizio di giugno. Bene, andiamo a vedere le energie. Partiamo con la giustizia. Re di spade. Sole, 10 di coppe. 4 di coppe. 6 di spade, 4 di bastoni e 8 di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere le energie generali, andiamo a vedere carta per carta, quindi potrebbero anche esserci come dei messaggi sciolti tra di loro. Dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia. Partiamo da questa giustizia. Allora, sì che essendoci due volte può identificare qualche questione burocratica che dovrete affrontare, diciamo soprattutto all'inizio di maggio, secondo me. Adesso andiamo a vederla. 7 di spade. 2 di coppe. Può essere sia un contratto lavorativo che un contratto di tipo romantico. Datemi una carta per il 7. Il contratto romantico può essere il matrimonio in comune, può essere comprare casa insieme, può essere fare un investimento insieme. 7 di spade. Regina di denari. Hmm. Andiamo a vedere il re di spade, perché qui ragazzi fate attenzione a quello che vi offrono, a quello che vi propongono, al tipo di accordo che state stipulando. Perché qui abbiamo il diavolo qua, la luna qui, il fante di coppe. Il fante di coppe è una di quelle energie entusiaste che hanno mille idee, mille buone intenzioni, ma che poi alla fine si perdono per strada fondamentalmente. È come se ci fosse un accordo, potrebbe essere un accordo di pace, magari tra due parti, di cui io non mi fiderei molto. Andiamo a vedere il sole. Un'altra volta il sole.
e 7 di pentacoli. In qualche modo questa collaborazione, questa unione ha il potenziale di crescere, magari lentamente. Andiamo a vedere il 10. Asso di bastoni. Asso di bastoni, asso di coppe, diavolo e 2 di pentacoli. Avete anche la luna, ragazzi. Ho la sensazione che qui ci sia come un'illusione inerente a questo contratto. Potrebbe essere inerente a un matrimonio, una convivenza, un contratto di collaborazione lavorativa. È come se pensaste che grazie a questo contratto le cose si risolvano. E invece no, perché c'è 2 volte la carta del diavolo. Io credo che potrebbe essere una cosa che all'apparenza sia vantaggiosa, ma che poi in realtà vivendo la cosa sia piuttosto condizionante. Ehm, per qualcuno riguarda il tema figli. Quindi se state frequentando una persona da poco, siate onesti sul se volete o no figli o sul se avete figli o no. Soprattutto la prima. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Regina di spade e 3 di spade. Credo che ci sarà qualcosa che non vedrete arrivare, proprio per questa luna, per questa vista, se vogliamo, nebulosa. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché 6 di spade di solito è una carta che parla di credenze limitanti. Qui abbiamo un cavaliere di coppe, un cavaliere di spade e la carta della forza. Vedendo ste carte, la frase che ho sentito è vai e prendi quello che vuoi, prenditelo, cioè per la serie dritti per il proprio obiettivo. 6 di spada è una carta di spostamento, qui abbiamo 2 cavalli e anche l'8 di coppe è una carta di movimento. Adesso passiamo un attimo dal 4 di bastoni. Sei di pentacoli e 5 di spade. Io credo che entrando in questo accordo, in questo contratto, voi erroneamente potreste pensare di essere a posto. Però io ho la sensazione che no. Cioè, nel senso, ragazzi, qua non dovete perdere d'occhio l'altra persona. O i colleghi o l'altra parte, no? Può essere una persona, può essere il lavoro, come vi ho detto, ha diverse sfaccettature. Andiamo a vedere però l'otto di coppe. Abbiamo un re di pentacoli e un 8 di bastoni. Qui c'è qualche comunicazione, ragazzi, che verrà fatta entro la fine del mese. Vi dico, qua va la regina di pentacoli, qui c'è un 2 di coppe e qui c'è un re di pentacoli. È come se di facciata ci fosse questo contratto che pare regolarizzare le cose. Può essere un contratto, un accordo, una regola, qualche tipo di questione che apparentemente viene regolarizzata, poi però vivendola vi rendete conto che non è così, che c'è anche un 5 di spade, sono le lotte egoiche, c'è la luna, mi parla delle cose che si vedono a metà, delle cose che non si vedono, c'è un 4 di coppe. Diciamo che a fine mese sarà più chiaro quello che all'inizio non vedevate, a fine mese sento che lo vedrete e per molte persone si cercherà una soluzione diversa. Ok, andiamo con il lavoro, ragazzi. Se siete senza lavoro, potrebbe effettivamente arrivare un contratto, una collaborazione.
Però purtroppo ho la sensazione che non sia tutto oro quello che luccica, cioè è come se vi proponessero qualche cosa che poi in realtà non è e ve ne renderete conto in corso d'opera. Magari vi hanno detto tu sarai, faccio un esempio, servirai al bar nel mio ristorante e invece poi vi mettono a lavare i piatti per dire. E quindi potrebbe non essere esattamente quello che vi hanno promesso. E vi dico che potrebbe anche avere degli orari, questo lavoro, diciamo complicati da conciliare con la famiglia. E ho la sensazione che cercherete altro. Però sì che a maggio sento del movimento a livello lavorativo. Per le persone che sono dipendenti, allora ragazzi, qui fate attenzione. Leggetevi bene il contratto di lavoro, soprattutto se siete con il contratto collettivo nazionale, perché io ho come la sensazione che questo incastro che voi potreste sentire con il diavolo in realtà è solo perché non vedete un'altra soluzione o perché magari qualcuno vi dice ma no, ma figurati se puoi fare così. Ah no, no, il padrone per dire il titolare ha sempre ragione, non puoi fare niente perché gli accordi dicono questo. Ecco, prima di fidarvi di quello che dicono gli altri, o fate controllare o chiedete a un legale, insomma, oppure controllate voi stessi quali sono gli strumenti in vostro possesso per poter cambiare questa situazione, oppure è davvero così condizionante come voi la pensate o è solo che non vedete certe cose e avete le idee confuse? Quindi qui un consulente esterno potrebbe veramente aiutarvi perché effettivamente sento che è come se ve la tirassero sporca sul posto di lavoro, come se vi giocassero un mal tiro. Per quello che riguarda gli autonomi, ragazzi, sento che qui c'è bisogno di espandere il raggio d'azione. E se voi per esempio foste tentati di fare dei o delle collaborazioni con qualcuno proprio perché pensate che questa collaborazione possa rinforzarvi, fate attenzione perché ho l'idea che in realtà magari il ruolo lavorativo che svolge questa persona sì vi sarebbe utile per espandervi, ma il tipo di persona che riveste questo ruolo può non essere esattamente come si dipinge e quindi potrebbero come esserci delle difficoltà di comprensione, se vogliamo. Fate attenzione perché potrebbero lasciarvi a piedi. Io ho come la sensazione che potrebbero come arrivare delle brutte sorprese in corso d'opera, quindi tenete gli occhi aperti. Paratevi di sedere, insomma, cercate sempre di avere un cuscino d'appoggio nel caso cadiate. Per quello che riguarda invece le relazioni, allora, devo dire che se siete single, effettivamente potrebbe esserci una varietà di possibilità questo mese. Ehm, una persona potrebbe effettivamente essere più giovane di voi, l'altra persona potrebbe avere la vostra età o essere un po' più grande. Una delle due potrebbe già avere una relazione in piedi. Quindi quello che a voi potrebbe essere nascosto è proprio questo, soprattutto se questa persona arriva da lontano. E quindi, diciamo, prima di buttarvi anima e corpo in questa relazione, scavate, sondate il terreno. Ehm, Se per caso qualcuno di voi sta aspettando un rientro dal passato, ragazzi, sì che potrebbe arrivare. Il mese di maggio ci potrebbe essere come un riavvicinamento da parte di qualcuno che avete frequentato tanto tempo fa. Potrebbe essere qualcuno di sposato o qualcuno che vi dice che è cambiato e poi in realtà non lo è.
Ragazzi, purtroppo due volte il diavolo e sette di spade. Io mi sento di mettervi in guardia. Ho anche diverse carte che mi parlano di qualche cosa che non vedete, di una certa confusione mentale, quindi io mi sento di mettervi in guardia. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, sento che manca qualcosa. La dinamica nel mese è condizionata o condizionante, la dinamica di coppia. Ci potrebbe essere qualche tema legato ai genitori, qualche tema legato al dover gestirli, qualche tema legato al passato che potrebbe ritornare fuori, che potrebbe così essere un po' pesante. Ehm, E anche per voi ragazzi, anche se avete già una relazione, vi dico che potrebbe riapparire qualcuno, diciamo inizialmente come amicizia, ok? Poi però io ho la sensazione che potrebbe svilupparsi anche la caloria, la chimica, l'attrazione fisica. Fatemi sapere poi nei commenti. Se poi invece siete di quelle coppie dove siete innamoratissimi e volete andare al passo successivo, vi dico, soprattutto se la giustizia riguarda a un futuro matrimonio o a qualche cosa che state programmando, tipo una casa, qualcosa dove ci sia veramente un contratto, siate chiari, perché qui abbiamo l'otto di bastoni che parla di qualche cosa che bisogna comunicare, qualche cosa che viene comunicato anche. E siccome qui abbiamo una regina di denari, due volte il sole, un sette di pentacoli, mi sento di dirvi di essere onesti su quello che è la progettualità di coppia. Cosa volete voi dalla coppia? Volete figli? Non volete figli? Volete una casa di proprietà? Volete vivere in un determinato posto? Avete sempre sognato di avere un partner con cui condividere il vostro scopo di vita? Cioè, siate onesti perché, guardate, purtroppo c'è un sette di spade, quindi se non siete voi e l'altro, o l'altra, insomma, dipende, che potrebbe omettere qualcosa. E quindi più fate parlare l'altra persona, più c'è probabilità che questa persona si tradisca nel caso stia nascondendo qualcosa, più c'è probabilità di trovare dove l'inghippo. Per quello che riguarda lo stato di salute psico-emotivo, io sento che siete come in un'apparente stabilità, ragazzi, però che sotto muove qualcosa. Ci potrebbero essere delle paure perché non avete le idee chiare, avete un 5 di spade, avete la carta della luna, due volte il diavolo, un 7 di bastoni, un 6 di spade che è collegato alle credenze limitanti. Quindi diciamo che cercherete di mantenere questa calma, questa tranquillità, nonostante in realtà non vi sentiate completamente appagati. Potrebbe essere, vi faccio un esempio, questa poco appagamento potrebbe derivare dal fatto che siete super impegnati in questo mese con i figli, con gli impegni, con i nuovi progetti, i viaggi, la casa, tutto quello che è, e che alla fine non, come dire, non vi resti il tempo di godere di quello che avete. Ed è lì che manca questa sorta di appagamento. Sento che le questioni familiari, di casa, figli, genitori da accudire, quello vi prenderà molto in questo mese. Se parliamo appunto delle persone che sono vicino a voi, vi dico, tutto sommato, le cose non vanno male, sono fluide. Scusate. Devo dire che nel settore vicino a voi potrebbe iniziare una nuova amicizia molto prospera, molto proficua, con la quale poi potreste anche pensare di iniziare un nuovo hobby, una nuova passione.
Mettete sempre dei limiti, magari di orario, magari di visita, perché sì, sento che è una persona con la quale vibrate molto molto bene, però è anche una persona che potrebbe non avere bene in testa quali siano i confini da dover rispettare, quindi metteteli subito prima che l'altro li sfondi. Per quello che riguarda i soldi, ragazzi, allora, se diciamo che non vedo grosse entrate, neanche grosse uscite, più che tutto è come se questo mese vi sforzaste di risparmiare, di pensare in un altro modo, di trovare questo equilibrio oltre la disarmonia, potrebbe essere economica piuttosto che mentale. Se state aspettando un aumento di stipendio, non arriva questo mese, ragazzi. Anzi, sento che siccome la parte del lavoro sarà un po' così, a livello economico sento come se correste ai ripari. Cioè, siccome c'è il rischio che di punto in bianco ve ne andiate dal lavoro, sento che il mese di maggio sarà un po' preventivo per creare quel cuscino d'appoggio, quindi le spese non saranno molte. In realtà vi sento ben oculati. Va bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere un momento di difficoltà nel mese di maggio. Perché mi è difficile sperimentare il nuovo? Potrei quasi dire zona di comfort. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore. È come se sono in questa posizione e mi sento superiore. Se mi tolgo e non so come affrontare il nuovo, potrei sentirmi inferiore. La paura del giudizio, avete due volte il diavolo, il giudizio degli altri, del mondo esterno che vi blocca. Accetto che non vi siano sconfitte nella mia vita, ma solo esperienze che mi aiutano a migliorare. Sì, in effetti sì, ragazzi, il discorso di essere migliore o peggiore, bello, buono, bello, brutto, buono o cattivo, sono questioni egoiche ed è proprio quello di cui ci parla il diavolo. Quindi il punto è, non è importante essere sempre un vincente, vincere sempre, perché quello è l'ego che lo vuole, ma è matematicamente impossibile, perché uno prima di vincere deve provare varie volte a farsi le esperienze, quindi deve cadere molte volte, ok? Bellissime. Andiamo a vedere ancora uno di questi qui e poi una delle fatine. Non mi ricordo come si chiamano queste, ragazzi. Allora, abbiamo analizza le tue interazioni, comunicazioni, qui abbiamo l'otto di bastoni. Controlla se sei una persona che sta sempre dando agli altri, però che sente che passa inosservata o è poco valutata, sarebbe poco avvalorata. Se questo è il tuo caso, chissà è perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia per la ricerca dell'amore. Ovvero fate come ci sono persone che servono gli altri, sono servizievoli, sono sempre disponibili, fanno sempre favori perché in realtà cercano egoicamente una riconoscenza, grazie, o come sei gentile, ti sono debitore, è come una ricerca d'amore quella. L'obiettivo, esamina le tue interazioni con gli altri che ti lasciano, ah no, se le tue interazioni con gli altri ti lasciano impoderata o non impoderata sarebbe, cioè con il tuo potere, non c'è una parola sola per tradurre empoderata, però comunque se vi lasciano col vostro potere personale, se vi lasciano cariche o se in realtà vi scaricano. Andiamo a vedere ancora una fatina. Testimonianza. Mi viene da dirvi, scrivete quello che fate, perché lo fate,
quelle cose lì le leggete solo voi, quindi cercate di essere il più sincere possibile. Qui avete 7 di spade, è importante essere sinceri con se stessi, perlomeno. Quindi potete scrivere quello che provate oggi e provare poi a rileggerlo tra qualche mese e vedere se vi motivano le stesse cose, se sono cose che fareste ancora. Però vi invito a lasciare dei testi scritti, a lasciare delle testimonianze. Potrebbe parlare anche di scrittura automatica, per qualcuno. Amici del cancro, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro o sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto il tema delle credenze limitanti. E chiaramente non è fatto in modo così specifico come se fosse a livello personale, però c'è già una buona quantità di materiale. E inoltre lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato, che ho riunito e messo a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!